Lezione 1. Piani di viaggio. Ciao Anna, è una buona idea. Hai già prenotato il tuo alloggio? Ciao John, non ancora. Sto ancora decidendo dove alloggiare. Ci sono così tante opzioni in questi giorni. Cerchi un hotel o altro. Sto pensando ad un Airbnb. Sembra più accogliente e locale. Sembra carino. Spesso puoi trovare posti unici in questo modo. Esattamente. Inoltre, mi piace avere una cucina per preparare alcuni pasti. Scelta intelligente. Si può risparmiare anche sul cibo. Vero? Hai trovato qualche buon posto per il tuo viaggio? Sto guardando un resort sulla spiaggia. Voglio rilassarmi e godermi il sole. Sembra fantastico. Preferisci luoghi turistici affollati o zone tranquille? Preferisco posti più tranquilli dove posso rilassarmi ed esplorare il mio ritmo. Lezione 2. Hobby e interessi. Buongiorno Anna, mi dedico alla fotografia e suono la chitarra. E tu? Ciao John, che bello! Adoro dipingere e fare escursioni. Dipingere sembra divertente. Cosa ti piace dipingere? Mi piacciono i paesaggi e le scene naturali. Sono così rilassanti. Posso immaginare. Catturare la natura su tela deve essere gratificante. Lo è davvero? Da quanto tempo suoni la chitarra? Da circa 5 anni ormai. Adoro imparare nuove canzoni. È fantastico! Suoni qualche genere particolare? Per lo più folk e acustico. Mi piace la narrazione nelle canzoni. Lo adoro! La musica e l'arte raccontano entrambe storie bellissime. Assolutamente. Sono ottimi modi per esprimerci in modo creativo. Lezione 3. Incontri storici. Ehi Anna, sapevi che molti di questi erano bambini? Ciao Giovanni, davvero? È affascinante. Di chi stai parlando? Mi riferisco ai primi incontri in Massachusetts. Ah, giusto. I nativi americani e i coloni avevano una relazione complessa. Sì, all'inizio non erano amichevoli a causa di incomprensioni. È vero. È interessante il modo in cui la storia modella le nostre prospettive. Esattamente. Nel corso del tempo si sono formate alcune alleanze, ma è stata impegnativa. Sì, è importante imparare da questi eventi storici. Decisamente. Ci insegnano la cooperazione e il conflitto. E l'importanza della comunicazione nella costruzione delle relazioni. Di sicuro, comprendere il background dell'altro è fondamentale. Lezione 4. Innovazione nei vari settori. Buongiorno Anna, la tecnologia ha rivoluzionato anche diversi settori. Ciao Giovanni, sicuramente. Dall'assistenza sanitaria all'istruzione. È incredibile. Giusto. La telemedicina ha cambiato il modo in cui i pazienti ricevono assistenza. Sì, rende l'assistenza sanitaria più accessibile per molte persone. E nel campo dell'istruzione, l'apprendimento online ha aperto nuove opportunità. Assolutamente. Gli studenti possono imparare da qualsiasi luogo ora. È sorprendente come la tecnologia colmi le lacune in così tanti campi. Sì, incoraggia anche l'innovazione e le nuove idee. Quale settore ritieni abbia beneficiato di più? Direi l'assistenza sanitaria, perché ha un impatto diretto sulla vita. Questo è un ottimo punto.
La tecnologia migliorata può salvare vite umane e migliorare i risultati. Lezione 5. Il potere dell'arte. Ehi Anna, hai visto il dipinto della donna dai capelli scuri? Ciao Giovanni, sì, il modo in cui l'artista cattura le sue spalle è sorprendente. Giusto. Quando le persone guardano questo dipinto, spesso sentono una profonda connessione. Assolutamente. Evoca emozioni così forti. Cosa pensi che rappresenti? Penso che simbolizzi forza e vulnerabilità allo stesso tempo. Sì, il contrasto è potente. Ti fa pensare alla storia dietro la sua espressione. Esattamente. L'arte può dire tanto senza usare le parole. Adoro il modo in cui può suscitare interpretazioni diverse da parte degli spettatori. Ogni persona vede qualcosa di unico che riflette le proprie esperienze. Questa è la bellezza dell'arte. Unisce le persone attraverso sentimenti condivisi. Di sicuro. È un modo meraviglioso per esplorare le esperienze umane. Lezione 6. Il viaggio della creazione. Ciao Anna, sapevi che Handel terminò la sua famosa opera in soli 24 giorni? Ciao Giovanni, che bello! È impressionante. Qual è stata la sua reazione quando l'ha completato? Quando gli è stato chiesto come si sentisse, ha detto che era come un'ispirazione divina. È affascinante. Deve essere stata un'esperienza profonda per lui. Sì, è sorprendente come la creatività possa fluire così intensamente a volte. Decisamente. A volte gli artisti si sentono completamente in sintonia con il loro lavoro. Hai mai sperimentato questo tipo di ispirazione? Ci sono momenti in cui le idee mi vengono senza sforzo. Quei momenti sono magici, ci ricordano perché creiamo. Esattamente. È come attingere a qualcosa di più grande di noi stessi. E rende il prodotto finito ancora più gratificante. Lezione 7. Catturare il cibo. Ehi Anna, hai notato come le foto del cibo possono essere così attraenti e appetitose? Ciao Giovanni, assolutamente. La giusta illuminazione e composizione sono fondamentali per un'ottima fotografia di cibo. Sì, un piatto ben illuminato può fare la differenza. Qual è il tipo di cibo che preferisci fotografare? Adoro fotografare i dessert. Sono colorati e divertenti da abbinare. Sembra delizioso. Mi piace anche fotografare piatti salati. Le consistenze dei piatti salati possono essere davvero interessanti da evidenziare. Esattamente. Penso anche che le guarnizioni aggiungano un tocco gradevole alla presentazione. Sì, possono elevare il piatto e renderlo ancora più appetitoso. Hai qualche consiglio per i principianti nella fotografia di cibo? Suggerirei di sperimentare con la luce naturale e diverse angolazioni per varietà. Ottimo consiglio. Un po' di creatività può trasformare un semplice pasto in arte. Lezione 8. La ricerca del rifugio. Buongiorno Anna, ho letto di bambini che venivano tenuti nei rifugi perché i loro genitori non riuscivano a trovare un posto dove stare. Ciao John, è straziante. Deve essere dura per quelle famiglie. Sì, sottolinea l'importanza di alloggi a prezzi accessibili per tutti. Assolutamente. Tutti meritano un posto sicuro in cui vivere. È fondamentale per il benessere dei bambini soprattutto. Decisamente. La stabilità degli alloggi può avere un impatto notevole sul loro sviluppo.
Hai pensato a come possiamo aiutare chi è nel bisogno? Il volontariato nei rifugi locali può fare una grande differenza. Sì, anche piccole donazioni possono aiutare a provvedere al sostentamento delle famiglie. Importante è anche la sensibilizzazione sulle questioni abitative. Di sicuro, insieme possiamo sostenere il cambiamento nelle nostre comunità. Lezione 9. Viaggiare in aereo. Ehi Anna, hai mai pensato a cosa succede al banco del check-in? Ciao Giovanni, sì, hai bisogno della carta d'imbarco e del passaporto pronti, giusto? Esattamente. Dopo aver rimostrato, controllano i tuoi bagagli se ne hai. Giusto. Allora cosa succede dopo? Dopo il check-in procedi ai controlli di sicurezza. Controllano borse e oggetti personali. Sì, può essere un po' stressante, soprattutto durante i periodi di punta. Di sicuro. Ma una volta finito di solito è tutto tranquillo fino al cancello. Assolutamente. Adoro l'emozione dell'attesa per salire a bordo. Anche io. E l'anticipazione di raggiungere una nuova destinazione. Preferisci i posti vicino al finestrino o al corridoio? Mi piacciono i posti vicino al finestrino per i panorami. E tu? Lezione 10. Confini e confini. Buongiorno Anna, hai sentito come sono cambiati i confini in Europa? Ciao Giovanni, sì, è interessante il modo in cui la Gran Bretagna ha ripristinato i suoi confini. Esattamente, ma poi sono stati reimposti a livello europeo. È come spostare i confini in risposta ai cambiamenti politici. Giusto. Ti fa riflettere sulla natura della sovranità. Decisamente. I paesi devono trovare un equilibrio tra indipendenza e cooperazione. E le sfide che derivano dal mantenimento di tali relazioni. Sì, è una situazione complessa che colpisce molte persone. Di sicuro. La storia ci mostra come i confini possano plasmare radicalmente la vita. Lezione 11. Trovare indicazioni. Ehi Anna, scusa, sai dov'è il banco del check-in? Ciao John, è proprio davanti a te alla tua sinistra. Grazie. Mi perdo sempre un po' negli aeroporti affollati. Può creare confusione. Gli aeroporti sono spesso come piccole città. Sì, con tutti i segnali e le persone che si muovono. Giusto. È utile seguire le indicazioni e chiedere se non sei sicuro. Buon punto. Chiedere indicazioni può far risparmiare tempo. Esattamente. Ed è un ottimo modo per incontrare altri viaggiatori. Di solito arrivi presto per evitare la fretta. Lezione 12. Orgoglio per il patrimonio. Buongiorno Anna, sapevi che i gallesi sono molto orgogliosi della propria lingua? Ciao Giovanni, sì, la loro lingua, il gallese, ha una ricca storia e un patrimonio. Esattamente. È incredibile come l'abbiano preservato attraverso generazioni. Sì, la lingua è una parte così importante dell'identità e della cultura. Decisamente. Collega le persone alle loro radici e tradizioni. Ammiro il modo in cui celebrano la loro eredità attraverso festival e musica. Assolutamente. Mantiene la loro cultura vibrante e viva. Hai mai partecipato a un festival gallese? Non ancora, ma mi piacerebbe sperimentarlo in prima persona. Dovresti. È un bellissimo modo per immergerti nella cultura.
Di sicuro. Sono entusiasta di saperne di più. Lezione 13. Insegnare i numeri. Ehi Anna, sapevi che insegniamo i numeri a tutti, anche ai bambini più piccoli? Ciao Giovanni, è vero, i numeri sono fondamentali per l'apprendimento. Esattamente. E aiuta a comprendere i concetti di base di quantità e ordine. Sì, inoltre getta le basi per le competenze matematiche successive. Giusto. Per renderlo divertente può davvero coinvolgere i giovani studenti. Assolutamente. Giochi e canzoni rendono piacevole l'apprendimento dei numeri. Hai visto qualche metodo creativo per insegnare i numeri? Ho visto grafici colorati e giocattoli contati che catturano davvero l'attenzione. Sono ottimi strumenti. Le immagini possono migliorare la conservazione della memoria. Sì, è affascinante il modo in cui i bambini acquisiscono concetti attraverso il gioco. Di sicuro. Si tratta di rendere l'apprendimento un'esperienza positiva. Lezione 14. La gioia della musica. Buongiorno Anna, è meraviglioso. Vuoi suonare qualche canzone? Ciao John, posso suonare alcuni di quelli popolari? Cosa ti piace? Mi piace il rock classico e alcune canzoni pop. Grandi scelte. Posso suonare un paio di successi degli anni '80. Sembra divertente. Suoni qualche strumento. Suono la chitarra e un po' il pianoforte. E tu? Suono anche la chitarra. È uno strumento davvero versatile. Sì, puoi suonare così tanti generi con esso. Ti esibisci spesso. A volte agli eventi locali. È un po' snervante ma emozionante. Mi piacerebbe sentirti suonare qualche volta. Lezione 15. Cascate del Niagara. Ehi Anna, sei mai stata alle cascate del Niagara? Ciao Giovanni, sì, è un posto così famoso con panorami mozzafiato. Assolutamente. Molti turisti la visitano ogni anno. È una tappa obbligata per chiunque si rechi in quella zona. Hai scattato qualche foto durante la tua visita? Sì, le cascate sono così pittoresche. Ho degli scatti fantastici. È fantastico. La nebbia e gli arcobaleni creano un'atmosfera davvero magica. Decisamente. E anche il rumore dell'acqua è incredibile. Ti ricordi qualche attività divertente che hai fatto lì? Ho fatto un giro in barca fino alle cascate. È stato emozionante. Scommetto. È un'esperienza indimenticabile. Lezione 16. Il valore della vita. Buongiorno Anna, pensi che sia importante affermare la dignità della nostra vita? Ciao Giovanni, assolutamente. Ogni vita ha valore e significato. Sì, questo lavoro continua a evidenziare quelle verità. È fondamentale riconoscere e celebrare la storia di ogni individuo. Esattamente. Le esperienze di ogni persona contribuiscono alla narrazione più ampia. Questa storia continua, plasmando la nostra comprensione dell'umanità. Giusto. E condividere queste storie può ispirare gli altri. Sì, promuove l'empatia e la connessione tra le persone. È un bellissimo promemoria del potere della comunità. Lezione 17. Spruzzare tra le onde. Ehi Anna, hai notato quanti bambini imparano a nuotare in spiaggia? Ciao Giovanni, sì,
È un posto davvero divertente dove possono giocare nell'acqua. Assolutamente. Le onde e la sabbia lo rendono un ambiente emozionante. E il nuoto è un'abilità così importante per la sicurezza. Esattamente. Molti bambini iniziano con i salvagente prima di imparare a nuotare. Sì, è bello vederli acquisire fiducia nell'acqua. Hai mai insegnato a qualcuno a nuotare? Io ho. È gratificante vedere i loro progressi. Anche questo mi piace. La gioia sui loro volti non ha prezzo. Di sicuro, hai un'attività in spiaggia preferita? Adoro costruire castelli di sabbia con i bambini. E tu? Lezione 18. Vantaggi dello shopping. Buongiorno Anna, hai sentito che molti negozi offrono sconti. Ciao Giovanni, sì, è un ottimo modo per risparmiare denaro durante lo shopping. Giusto? E alcuni posti hanno anche un programma di carte fedeltà. Questi programmi possono davvero sommarsi. Ottieni premi per gli acquisti regolari. Esattamente. È bello ricevere offerte speciali per essere un cliente fedele. Hai delle carte fedeltà? Io faccio. Li uso nel mio negozio di alimentari preferito. Lo stesso qui. Spesso mi inviano coupon in base alle mie abitudini di acquisto. È utile. Sembra che ottieni di più per i tuoi soldi. Decisamente. Inoltre, mi incoraggia a fare acquisti lì più spesso. È una situazione vantaggiosa sia per i clienti che per i negozi. Lezione 19. Volare alto. Ehi Anna, hai mai immaginato di volare vicino alle cime degli alberi? Ciao Giovanni, sì, deve essere incredibile librarsi sopra il paesaggio. Lo so, anche se non possiamo volare come gli uccelli, è comunque un'emozione. Assolutamente. Adoro l'idea di vedere il mondo dall'alto. Offre una prospettiva completamente nuova sulla natura e sulle città. Di sicuro. Sei mai stato su un piccolo aereo? Sì, è stato emozionante vedere tutto dall'alto. Scommetto. La vista deve essere mozzafiato. Lo è stato davvero. Per un momento mi sono sentito come un uccello. Sembra fantastico. Mi piacerebbe sperimentarlo un giorno. Dovresti. È un'avventura indimenticabile. Lezione 20. Trovare indicazioni. Buongiorno Anna, puoi aiutarmi con le indicazioni? Ciao Giovanni, certo. Dove devi andare? Sto cercando la biblioteca. Cammina dritto per circa 2 isolati, poi gira a sinistra. Fatto. È lontano da qui. Affatto. È solo a pochi passi di distanza. È fantastico. Adoro camminare all'aria aperta. Anche io. È un bel modo per schiarirti la mente. Visiti spesso la biblioteca. Sì, mi piace leggere e trovare nuovi libri. Lo stesso qui. È un tesoro di conoscenza. Lezione 21. Dare priorità ai compiti. Ehi Anna, stavo pensando che dovremmo elencare i nostri compiti in ordine di priorità. Ciao Giovanni, è una bella idea. Ci aiuta a rimanere organizzati. Esattamente. Una volta che abbiamo l'elenco possiamo assegnare il tempo per ciascuna attività. Sì, rende più facile gestire il nostro tempo in modo efficace. Dovremmo iniziare identificando i compiti più urgenti.
Decisamente. L'urgenza può aiutarci a decidere cosa viene prima. Successivamente possiamo concentrarci su compiti importanti ma meno urgenti. Giusto. Si tratta di bilanciare il nostro carico di lavoro. E assicurandoci di non trascurare nulla di essenziale. Esattamente. Mi sento più produttivo quando ho un piano chiaro. Anche io. Un elenco ben strutturato può davvero aumentare la nostra efficienza. Lezione 22. Antiche religioni. Buongiorno Anna, sapevi che i Romani avevano molti dei e religioni? Ciao Giovanni, sì. La loro mitologia è piuttosto affascinante. Esattamente. Adoravano vari dei per diversi aspetti della vita. Giusto. E alcune altre culture avevano credenze simili. Sì, come le due religioni incentrate su un unico dio principale. Interessante. Mostra come le diverse culture si avvicinano alla spiritualità. Infatti, l'adorazione di un dio può creare un forte senso di comunità. Assolutamente. Promuove l'unità tra i seguaci. Hai un mito o una storia preferita di quell'epoca? Adoro la storia di Ercole e delle sue 12 fatiche. È così avventuroso. È un classico. Insegna lezioni sulla forza e sulla perseveranza. Lezione 23. L'eredità di Edison. Ehi Anna, hai mai pensato alle invenzioni di Thomas Edison? Ciao Giovanni, sì. È famoso soprattutto per la lampadina e il grammofono. Esattamente. Quelle invenzioni hanno cambiato il mondo in tanti modi. Giusto. La lampadina ha rivoluzionato il modo in cui illuminiamo i nostri spazi. E il fonografo ha portato la musica nelle case come mai prima d'ora. Sì, era l'inizio della musica registrata. Edison visse fino a tarda età che gli permise di vedere il suo impatto. È sorprendente pensare come le sue invenzioni ci influenzano ancora oggi. Decisamente. Il suo lavoro ha gettato le basi per la tecnologia moderna. Hai una delle sue invenzioni preferite? Penso che la lampadina sia la mia preferita. È un'idea così semplice ma potente. Lezione 24. Belle creazioni. Buongiorno Anna, avevo appena visto degli oggetti d'artigianato meravigliosi al mercato. Ciao John, oh, sembrano interessanti. Che tipo di artigianato? C'erano ceramiche fatte a mano e intricati gioielli. Oh, sono disponibili in stili diversi? Sì, alcuni erano tradizionali, mentre altri avevano un tocco moderno. È fantastico. Adoro gli oggetti unici che raccontano una storia. Esattamente. Ogni pezzo riflette la creatività e la cultura dell'artista. Hai mai provato a realizzare i tuoi mestieri? Mi sono dilettato nella ceramica. È un processo divertente e disordinato. Scommetto. Un giorno mi piacerebbe partecipare a un corso di ceramica. Sembra un'idea meravigliosa. Potrebbe essere un grande hobby. Lezione 25. Sport e pubblicità. Ehi Anna, sapevi che lo sport fornisce molti temi importanti per la pubblicità? Ciao Giovanni, sì. Velocità, forza e competizione sono tutti ottimi punti di forza. Esattamente. Le pubblicità spesso usano gli atleti per simboleggiare quelle qualità. È affascinante quanta influenza abbiano gli sport sulle strategie di marketing. Giusto.
e la perseveranza è un altro tema cruciale. Sì, risuona con le persone che ammirano il duro lavoro e la dedizione. Hai una pubblicità sportiva preferita che ti ha ispirato? Adoro le pubblicità della Nike, promuovono sempre il superamento dei propri limiti. Lo stesso qui, e il loro messaggio è potenziante e motivante. Inoltre, spesso presentano atleti reali, il che aggiunge autenticità. Esattamente, rende la campagna riconoscibile e genuina. Lezione 26. Approfondimenti sull'ospedale. Buongiorno Anna, ho letto che il fallimento è intorno al 20% per i pazienti negli ospedali. Ciao John, sembra preoccupante. Qual è la buona notizia? La buona notizia è che in ospedale è tuttora finalizzato al miglioramento delle cure. È rassicurante. Significa che si stanno concentrando sui risultati dei pazienti. Sì, gli ospedali lavorano costantemente per ridurre i tassi di fallimento. Questo è importante. Quali strategie utilizzano? Investono in una migliore formazione del personale in tecnologie avanzate. Ha senso. La tecnologia può migliorare significativamente la sicurezza dei pazienti. Esattamente. E sottolineano anche il lavoro di squadra e la comunicazione tra il personale. Questi sono fattori chiave per fornire un'assistenza sanitaria efficace. Di sicuro, è incoraggiante vedere gli ospedali dare priorità al benessere dei pazienti. Lezione 27. Reperti di moda. Ehi Anna, hai dato un'occhiata alle ultime tendenze della moda? Ciao John. Oh, ci sono alcuni stili davvero interessanti in questa stagione. Perfetto. Ho anche bisogno di scarpe nuove. Cosa va di moda in questo momento? Le sneakers sono ancora molto popolari, soprattutto quelle grosse. Adoro le scarpe da ginnastica grosse. Sono entrambi comodi ed eleganti. Sì, stanno bene con abiti casual. Che tipo di scarpe stai cercando? Sto pensando a qualcosa di versatile da indossare tutti i giorni. Sembra fantastico. Hai preso in considerazione gli stivaletti? Gli stivaletti potrebbero essere una buona scelta. Sono eleganti e funzionali. Assolutamente. Inoltre, possono essere vestiti o abbassati facilmente. Li esaminerò sicuramente. La moda può essere così divertente da esplorare. Lezione 28. Domande sul pagamento. Buongiorno Anna, posso saldare il pagamento delle spese aggiuntive durante il checkout? Ciao Giovanni. Sì, la maggior parte dei posti ti consente di aggiungere costi aggiuntivi al momento del pagamento. Buono a sapersi. Rende le cose più convenienti. Decisamente. È utile quando acquisti più articoli. Ci sono articoli che solitamente comportano costi aggiuntivi. Sì, articoli come garanzie o confezioni regalo spesso comportano costi aggiuntivi. Vedo. È importante controllare questi dettagli prima di finalizzare un acquisto. Assolutamente. Leggere le clausole scritte in piccolo può salvarti dalle sorprese. Cerco sempre di farlo adesso. È una buona abitudine da sviluppare. Di sicuro, essere informati ti aiuta a prendere decisioni migliori mentre fai acquisti. Esattamente. Mi sento più sicuro quando so cosa aspettarmi. Lezione 29. Sfide per fare la spesa. Anna, fare la spesa a volte può essere complicato, vero? Ciao Giovanni, assolutamente. È difficile ispezionare i prodotti in anticipo. Esattamente.
Non puoi sempre scegliere gli articoli specifici che desideri. È proprio vero. Spesso quando torno a casa trovo dei frutti ammaccati. Lo stesso qui. Mi fa desiderare di poterli scegliere io stesso. Giusto. Si tratta di ottenere le opzioni più fresche. Hai mai provato a fare la spesa in un mercato agricolo? Sì, i prodotti lì di solito sono molto migliori. Adoro la varietà e la possibilità di parlare con gli agricoltori. Anche io. Sembra più personale e gratificante. Inoltre puoi spesso trovare articoli unici che non vedresti nei negozi. Lezione 30. Organizzazione con lo stoccaggio. Buongiorno Anna, sto usando i contenitori per organizzare il mio spazio. Ciao John, sembra utile. Li etichetti per un facile accesso? Sì, mi aiuta a trovare le cose rapidamente senza scavare in giro. È un'idea intelligente. Cosa conservi in loro? Per lo più articoli stagionali e forniture extra, come decorazioni natalizie. Grande. È bello tenere queste cose fuori mano. Esattamente, posso concentrarmi sugli elementi essenziali del mio spazio vitale. Come decidi cosa mettere in quale contenitore? Li classifico per tipologia e frequenza di utilizzo. Ha senso. È importante mantenere le cose organizzate. Decisamente, e risparmia tempo e riduce lo stress durante la ricerca degli oggetti. Lezione 31. I parchi nazionali del Canada. Ehi Anna, sapevi che il sistema dei parchi nazionali canadesi è iniziato a Banff? Ciao Giovanni, sì, è noto per le sue straordinarie caratteristiche naturali. Esattamente, le montagne e i laghi sono mozzafiato. Ed è anche sede di una varietà di animali selvatici. Giusto, puoi vedere di tutto, dagli orsi agli alci nel loro habitat naturale. È incredibile quanto sia diversificato l'ecosistema. Hai visitato qualche parco nazionale in Canada? Sono stato a Jasper. Lo scenario era indimenticabile. Jasper è bellissimo. Adoro i cieli stellati di notte. Sì, è uno dei posti migliori per osservare le stelle. Mi piacerebbe esplorare più parchi e le loro caratteristiche uniche. Lezione 32. Evoluzione del jazz. Buongiorno Anna, hai sentito parlare dei diversi stili del jazz? Ciao Giovanni, sì, il bop e il cool jazz sono generi affascinanti. Esattamente. Rappresentano un cambiamento nella musica jazz nel corso del XX secolo. Alcune persone hanno preferito questi tipi più recenti per la loro complessità. Giusto. Il bop ha ritmi davvero intricati e ritmi veloci. E il cool jazz offre un'atmosfera più rilassata. Sì, è perfetto per rilassarsi e godersi la musica. Hai una preferenza tra i due? Io propendo per il cool jazz per i suoi suoni morbidi. Lo apprezzo anch'io. È fantastico per una serata tranquilla a casa. Assolutamente. Entrambi gli stili hanno il loro fascino unico. Lezione 33. Esplorare vecchi edifici. Ehi Anna, hai mai pensato alla storia di tutti i vecchi edifici della nostra città? Ciao Giovanni, sì, hanno così tante storie da raccontare. Qualcuno mi ha detto che una delle case risale al 1800. Wow,
È impressionante. Deve aver visto così tanti cambiamenti nel corso degli anni. Esattamente. Mi chiedo come fosse la vita allora. Anche io. È affascinante immaginare le persone che vivevano lì. Pensi che dovremmo fare un tour storico qualche volta? Sembra un'ottima idea. Potremmo imparare di più anche sulla loro architettura. Assolutamente. Ogni stile racconta una storia diversa di quell'epoca. Ed è un bel modo per apprezzare il patrimonio della nostra città. Sono d'accordo. Esplorare vecchi edifici può essere come tornare indietro nel tempo. Lezione 34. Qualità interiori. Buongiorno Anna, ho visto una citazione che diceva che sono le tue qualità che contano, non solo il tuo aspetto. Ciao John, è proprio vero. Le qualità interiori sono ciò che ci definisce. Esattamente. La gentilezza e l'onestà sono molto più preziosi. Sì, questi tratti costruiscono relazioni forti. Hai mai incontrato qualcuno che inizialmente era poco attraente ma si è rivelato fantastico? Decisamente. Ho incontrato persone timide ma con talenti incredibili. È un promemoria per non giudicare troppo in fretta. Sì, ognuno ha qualcosa di unico da offrire. Penso che la fiducia in noi stessi derivi anche dal riconoscimento dei nostri punti di forza interiore. Assolutamente. Quando diamo valore a noi stessi, questo si vede nelle nostre interazioni. Adoro quella prospettiva. Incoraggia una mentalità più inclusiva. Lezione 35. La lotta per l'indipendenza. Ehi Anna, sapevi che per diversi anni ci furono molti combattimenti tra americani e inglesi. Ciao Giovanni, sì, la lotta per l'indipendenza fu intensa. Esattamente. Ha plasmato la nazione che conosciamo oggi. Quali pensi siano state le ragioni principali del conflitto? La tassazione senza rappresentanze è stato un fattore enorme. Ha senso. Le persone sentivano che le loro voci non venivano ascoltate. Giusto. E anche il desiderio di autogoverno ha giocato un ruolo importante. Sì, è affascinante il modo in cui quegli eventi hanno ancora un impatto su di noi. Di sicuro, comprendere la storia ci aiuta ad apprezzare la nostra libertà. Sono d'accordo. È essenziale imparare dal passato. E per garantire la tutela dei nostri diritti in futuro. Lezione 36. Aiuto per stirare. Buongiorno Anna, hai un asse e un ferro da stiro che potrei prestarmi. Ciao Giovanni, sì, li ho entrambi. Cosa ti serve per stirare? Ho alcune magliette che necessitano di attenzione prima del mio incontro. Non c'è problema. Posso mostrarti come usarli se vuoi. Sarebbe fantastico. Non sono il migliore a stirare. Nessun problema. Ci vuole solo un po' di pratica. Lo apprezzo. È bello avere una mano. Ovviamente, tutti abbiamo bisogno di un piccolo aiuto a volte. Esattamente. Forse posso prepararti la cena come ringraziamento. Sembra uno scambio equo. Mi piacerebbe. Grande. Facciamo un piano. Lezione 37. Scelte della frutta. Ehi Anna, quando vado a fare la spesa di solito scelgo banane, mele e arance per una varietà. Ciao John, sono ottime scelte. Sono tutti nutrienti e deliziosi. Esattamente. Adoro avere frutta fresca a portata di mano per gli spuntini.
Anche io. Hai un preferito tra quelli? Penso che le banane siano le mie preferite. Sono così convenienti. Mi piacciono le mele. Sono croccanti e sono disponibili in molte varietà. È vero. E preferite dolci o crostati? Preferisco le mele dolci come Fuji o Honeycrisp. Buona scelta. E le arance? Le usate nelle ricette? Sì, faccio succhi freschi o li aggiungo alle insalate per un sapore piccante. Sembra rinfrescante. Dovrò provarlo la prossima volta. Lezione 38. Imparare dagli altri. Buongiorno Anna, ho pensato a come conoscere gli interessi degli altri ci renda persone migliori. Ciao Giovanni, sono completamente d'accordo. Apre le nostre menti a nuove prospettive. Esattamente. Più comprendiamo gli altri, maggiore è l'empatia che sviluppiamo. Sì, ci aiuta ad apprezzare culture ed esperienze diverse. Hai mai imparato qualcosa di sorprendente da qualcuno? Assolutamente. Una volta ho incontrato qualcuno appassionato di ceramica e questo mi ha ispirato a provarla. È fantastico. Penso che provare nuovi hobby possa essere molto gratificante. Decisamente. È anche un ottimo modo per connettersi con le persone. E ci aiuta a crescere come individui. Quali nuovi interessi hai esplorato ultimamente? Ho iniziato a conoscere la fotografia. È affascinante catturare i momenti. Sembra meraviglioso. Mi piacerebbe vedere le tue foto qualche volta. Lezione 39. Considerazioni sul peso. Ehi Anna, mi sono assicurato che non avessimo problemi con il peso durante il viaggio. Ciao John, è intelligente. È importante fare le valigie con saggezza. Esattamente. Ho controllato i limiti per i nostri bagagli. Buona idea. Può essere una seccatura se superiamo i limiti. Giusto. Mi sono concentrato anche sul portare abiti leggeri. È un'ottima strategia. Anche la stratificazione può aiutare. Sì, risparmia spazio e ci tiene preparati per condizioni meteorologiche diverse. E gli snack? Ne porti qualcuno? Sto pensando di mettere in valigia un po' di trail mix. È leggero e nutriente. Perfetto! Ciò ci manterrà energici durante le nostre avventure. Non vedo l'ora del viaggio. La pianificazione è metà del divertimento. Lezione 40. Consapevolezza sulla conservazione. Buongiorno Anna. Sapevi che altre specie sono state quasi estinte come i grandi mammiferi della prateria chiamati bisonti? Ciao Giovanni, sì, è scioccante quanti ce ne fossero una volta. Esattamente. Una volta c'erano milioni di bisonti che vagavano per le pianure. È incredibile pensare a quanto fossero vitali per l'ecosistema. Giusto. Hanno svolto un ruolo significativo nel mantenimento delle praterie. E il loro declino ha avuto un effetto a catena anche su altre specie. Sì, gli sforzi di conservazione sono cruciali per proteggere ciò che resta. Sono d'accordo. È importante sensibilizzare l'opinione pubblica su questi temi. Hai mai visitato un parco nazionale per vedere i bisonti? Io ho. È stato fantastico vederli nel loro habitat naturale. Mi piacerebbe sperimentarlo. È un promemoria dell'importanza della conservazione della fauna selvatica. Lezione 41. La riforma. Ehi Anna, sapevi che dopo il 1500 molte persone in Europa si staccarono dalla Chiesa cattolica?
Ciao Giovanni, sì, fu un momento significativo nella storia noto come Riforma. Esattamente. Le persone cercavano connessioni più personali con la loro fede. Giusto. Figure come Martin Lutero hanno svolto un ruolo cruciale in questo movimento. Sì, le sue 95 tesi hanno suscitato molti dibattiti e cambiamenti. È affascinante come questi eventi abbiano plasmato il cristianesimo moderno. Decisamente. Da questi cambiamenti è emersa l'ascesa di diverse denominazioni. E ha portato nel tempo anche a una maggiore libertà religiosa. Sì, è interessante pensare come questi eventi storici ci influenzano ancora oggi. Lezione 42. Collegamenti con i fornitori. Buongiorno Anna, è fantastico. Hai trovato potenziali fornitori per la nostra azienda. Ciao Giovanni, sì, ne ho scoperti alcuni che sembrano promettenti. Grande. Che tipo di prodotti offrono? Sono specializzati in materiali ecologici, che si adattano perfettamente ai nostri obiettivi. È meraviglioso. La sostenibilità è così importante al giorno d'oggi. Assolutamente. Penso che attirerà anche più clienti. Li hai già contattati per preventivi? Sì, ho inviato richieste ieri e sto aspettando le loro risposte. Perfetto. Sono entusiasta di vedere con cosa torneranno. Anche io. Se soddisfano i nostri standard, potremmo collaborare con loro. Non vedo l'ora di andare avanti con questo. Lezione 43. Consigli sui ristoranti. Ciao Anna, puoi consigliarmi qualche buon ristorante nelle vicinanze? Ciao Giovanni, ovviamente. Cerchi un tipo di cucina specifica? Ho voglia di italiano. C'è un fantastico posto italiano in fondo alla strada chiamato Bella Italia. Sembra fantastico. Cosa consigli? La loro pasta primavera è fantastica e il tiramisù è assolutamente da provare. Io adoro un buon dessert. È un luogo intimo. Sì, ha un'atmosfera accogliente, perfetta per una bella cena. Eccezionale. Lo darò sicuramente un'occhiata questo fine settimana. Lezione 44. Incontri musicali. Buongiorno Anna. Stavo pensando a come i musicisti spesso suonano strumenti per piccole riunioni. Ciao Giovanni, sì, aggiunge un tocco adorabile a qualsiasi evento. Giusto. Avere un musicista di quartiere può creare un'atmosfera davvero calda. Assolutamente. C'è qualcosa di speciale nella musica dal vivo. Inoltre, i gruppi in viaggio possono portare suoni e stili diversi. Sì, spesso condividono esperienze culturali uniche attraverso la loro musica. Hai un tipo preferito di musica dal vivo? Mi piacciono le performance acustiche, si sentono molto personali. Sono d'accordo. È bello sentire il talento grezzo dei musicisti. Lezione 45. L'arte della persuasione. Ehi Anna, stavo pensando a come qualcuno non possa imporre del tutto la propria volontà agli altri. Ciao John, è un ottimo punto. Se qualcuno diventa troppo esigente, potrebbe incontrare resistenza. Esattamente. Si tratta di bilanciare autorità e comprensione. Sì, le persone hanno maggiori probabilità di rispondere positivamente se si sentono rispettate. Hai mai vissuto una situazione in cui qualcuno era troppo invadente? Decisamente.
spesso porta a incomprensioni e conflitti. Giusto. Una comunicazione efficace richiede pazienza ed empatia. Sono d'accordo. È importante ascoltare tanto quanto parliamo. Vero. Trovare un terreno comune può davvero aiutare a persuadere gli altri. Sì, e a volte anche l'umorismo può allentare la tensione. Assolutamente. Un approccio spensierato può fare una grande differenza. Lezione 46. Rimanere composti. Buongiorno Anna, mi sto preparando per una riunione. Cercherò di rimanere composto e di esporre chiaramente il mio caso. Ciao John, è una strategia intelligente. Mantenere la calma può davvero aiutarti a comunicare in modo efficace. Sì, è facile agitarsi, soprattutto quando le emozioni sono forti. Decisamente. Fare respiri profondi può essere utile prima di parlare. Buona idea. Aiuta a liberare la mente e concentrarsi sul messaggio. Esattamente. Prevedi di utilizzare anche ausili visivi durante la presentazione? Sì, penso che le immagini possano rafforzare i miei punti e coinvolgere tutti. È un ottimo approccio. Le persone spesso ricordano le immagini meglio delle sole parole. Di sicuro. Voglio lasciare un'impressione duratura. Lezione 47. Rinfresco dell'incontro. Ehi Anna, pensi che dovremmo fare un rinfresco durante la riunione? Ciao John, penso che sia una buona idea. Gli snack possono mantenere alti i livelli di energia. Esattamente. Aiuta anche a creare un'atmosfera più rilassata. Sì, cosa pensi di organizzare? Stavo pensando a un caffè, dei pasticcini e magari della frutta. Sembra perfetto. Una varietà soddisferà le diverse preferenze. Giusto. Inoltre dimostra che ci teniamo al comfort dei partecipanti. Assolutamente. Può anche incoraggiare discussioni più aperte. Sì, spero che possa aiutare tutti a sentirsi più a proprio agio. Lezione 48. Comunicazione efficace. Buongiorno Anna, hai qualche consiglio per una comunicazione efficace? Ehi Giovanni? Sì, usare il linguaggio del corpo è fondamentale. Sono d'accordo. Può trasmettere fiducia e impegno. Esattamente. Mantenere il contatto visivo dimostra che sei interessato. Sì, anche annuire può incoraggiare l'oratore a continuare. Giusto. Ed evitare di incrociare le braccia può farti sembrare più disponibile. Questi sono ottimi punti. È il tono vocale. Anche questo è importante. Un tono caldo può rendere il tuo messaggio più invitante. Sì, e variare il tono può mantenere l'attenzione dell'ascoltatore. Assolutamente. La comunicazione non riguarda solo le parole, è un pacchetto completo. Adoro quella prospettiva. Sottolinea davvero l'arte di connettersi con gli altri. Lezione 49. Fonti affidabili. Ehi Anna, quei fornitori sono affidabili. Ciao John. Sì, generalmente sono affidabili, ma occasionalmente possono avere dei ritardi. Buono a sapersi. Hai già lavorato con loro? Io ho. I loro prodotti sono di alta qualità, ma la comunicazione potrebbe migliorare. Vedo. Una comunicazione chiara è fondamentale in qualsiasi rapporto commerciale. Esattamente. Aiuta a stabilire le aspettative fin dall'inizio. Cosa pensi che dovremmo fare se dovessimo affrontare problemi con loro? Penso che affrontare i problemi direttamente sia la soluzione migliore.
ma dovremmo avere anche opzioni di backup. Ottima idea. È sempre intelligente avere alternative. Sì, in questo modo possiamo ridurre al minimo le interruzioni del nostro flusso di lavoro. Ora mi sento più sicuro di questo. Lezione 50. Lasciare un messaggio. Buongiorno Anna, posso lasciarti un messaggio? Certo, Giovanni. Naturalmente aspetta solo un secondo così posso prendere carta e penna. Grazie. Voglio assicurarmi di includere tutti i dettagli. Nessun problema. Cosa vuoi dire? Devo ricordarti della riunione di domani alle 10:00. Fatto. Qualunque altra cosa? Sì, si prega di chiedere in anticipo se possono inviare l'ordine del giorno. Buona idea. In questo modo potremo prepararci meglio. Esattamente. Voglio assicurarmi che copriamo tutto ciò che è importante. Lezione 51. Sogni democratici. Anna, ultimamente ho pensato al processo democratico. Ciao John, è interessante. Cosa hai in mente? Credo che noi democratici abbiamo ancora un sogno per il futuro della nostra nazione. Sì, è importante rimanere fiduciosi e impegnati in politica. Esattamente. La partecipazione è fondamentale per fare la differenza. Su quali cambiamenti pensi che dobbiamo concentrarci? Questioni come istruzione e l'assistenza sanitaria dovrebbero avere la priorità. Sono d'accordo. Queste aree hanno un impatto diretto sulla vita di tutti. Sì, quando i cittadini sono informati e attivi può avvenire un vero cambiamento. Lezione 52. Fare bibimbap. Buongiorno Anna, sai come fare i bibimbap? Ehi John, no, non lo so. Puoi insegnarmi? Sicuro, è un delizioso piatto coreano con riso e vari condimenti. Sembra gustoso. Di quali ingredienti abbiamo bisogno? Avrai bisogno di riso, verdure come spinaci e carote e un uovo fritto. E la salsa? Ah, gochujang. È una pasta di peperoncino piccante che aggiunge un sapore eccezionale. Yum. Come mettiamo tutto insieme? Si cuoce il riso, si saltano le verdure e poi si amalgama il tutto con la salsa. Sembra abbastanza semplice. Non vedo l'ora di provarlo. Lo adorerai. È colorato e anche sano. Lezione 53. Stile di vita sano. Ehi Anna, ho cambiato il mio stile di vita di recente. Ciao John, è fantastico. Quali modifiche hai apportato? Bene, per prima cosa ho iniziato a seguire una dieta equilibrata con molta frutta e verdura. Sembra delizioso. Quale frutto ti piace di più? Adoro i frutti di bosco, in particolare fragole e mirtilli. Sono così rinfrescanti. Sono d'accordo. Non sono solo gustosi, ma anche ricchi di vitamine. Esattamente. Ho anche bevuto più acqua. Questo è importante. Rimanere idratati aiuta con i livelli di energia, giusto? Sì, e ho anche iniziato ad allenarmi regolarmente. È fantastico. Che tipo di esercizi fai? Mescolo il cardio con l'allenamento della forza. Mantiene le cose interessanti. Lezione 54. L'importanza degli alberi. Buongiorno Anna, hai pensato all'importanza degli alberi? Ehi John, sicuramente.
Ci forniscono legname e legname, ma dobbiamo stare attenti. Giusto, a volte le persone abbattono troppi alberi per ricavarne legname. Esattamente. Può portare alla deforestazione, che danneggia l'ambiente. Sì, gli alberi sono fondamentali per l'aria pulita e gli habitat della fauna selvatica. E aiutano anche a regolare il clima. Assolutamente. Dovremmo promuovere pratiche sostenibili per il disboscamento. Sì, piantare nuovi alberi può aiutare a bilanciare ciò che viene abbattuto. Adoro quell'idea. Si tratta di proteggere il nostro pianeta per le generazioni future. Lezione 55. Emozione per lo shopping. Ehi Anna, l'hai sentito dei saldi in corso qui? Ciao Giovanni, sì, sono così emozionato. Troviamo delle ottime offerte. Assolutamente. I saldi sono il momento perfetto per accaparrarci ciò di cui abbiamo bisogno. Hai qualcosa di specifico in mente? Sto cercando una nuova giacca. Il mio sta invecchiando. Ho bisogno di un nuovo paio di scarpe. I miei preferiti sono consumati. Allora diamo un'occhiata prima alla sezione scarpe. Buona idea. Spero che abbiano alcune opzioni eleganti. Sono sicuro che lo faranno. È sempre divertente esplorare nuovi stili. Sì, inoltre, fare shopping insieme lo rende ancora migliore. Decisamente. Troviamo alcuni tesori oggi. Lezione 56. Avvisi meteorologici. Ciao Anna, sembra che domani pioverà un po'. Ciao Giovanni, davvero? Spero che non sia troppo pesante. Lo stesso qui. Una pioggia leggera va bene, ma la pioggia forte può essere una seccatura. Lo so, può rovinare i piani esterni. Hai qualche attività in programma? Stavo pensando di fare un'escursione. Potrei aver bisogno di riprogrammare. È una buona idea. Fare escursioni sotto la pioggia può essere scivoloso. Esattamente. Preferisco aspettare una giornata soleggiata. Teniamo d'occhio le previsioni del tempo. Concordato. Speriamo che tutto si risolva presto. Lezione 57. La forza nel conflitto. Ehi Anna, è interessante come la forza e la compassione possano coesistere anche nel mezzo di un conflitto. Ciao Giovanni, è vero. Spesso ci vuole una grande forza per mostrare compassione nei momenti difficili. Esattamente. Paradossalmente, mostrare empatia può essere più potente della rabbia. Sì, aiuta a risolvere i problemi in modo più pacifico. Hai visto esempi di questo? Io ho. In molti eventi storici, i leader che scelsero la compassione spesso portarono cambiamenti duraturi. È stimolante. Dimostra che la comprensione può portare alla guarigione. Assolutamente. Pensi che possiamo applicarlo nella nostra vita quotidiana? Decisamente. Piccoli atti di gentilezza possono fare una grande differenza. Sono d'accordo. Anche nei disaccordi mostrare comprensione può cambiare la conversazione. Sì, incoraggia anche gli altri a rispondere positivamente. La compassione è davvero una forza che vale la pena coltivare. Lezione 58. Scelte di acquisto intelligenti. Buongiorno Anna, è importante. Quali marchi consiglieresti tenendo presente queste caratteristiche? Ciao John, direi che marchi come Patagonia e North Face sono ottimi per l'attrezzatura outdoor. Sono scelte eccellenti. Si concentrano sulla durabilità e sulla sostenibilità. Esattamente. Mi piace anche il fatto che offrano una gamma di stili per diverse attività.
Preferisci qualche caratteristica specifica quando scegli l'attrezzatura? Cerco materiali impermeabili e un buon isolamento, soprattutto per l'inverno. D'accordo. La traspirabilità è fondamentale anche per il comfort. Assolutamente. Si tratta di trovare il giusto equilibrio tra qualità e comfort. E non dimenticare lo stile. È bello sentirsi bene pur essendo pratici. Totalmente. Moda e funzionalità possono andare di pari passo. Di sicuro. Esploriamo insieme alcune opzioni questo fine settimana. Lezione 59. Routine di fitness. Ciao Anna, idealmente 3 o 4 volte a settimana sono un buon equilibrio per la forma fisica generale. Ciao Giovanni, sono d'accordo. Questa frequenza aiuta a mantenere una routine sana. Esattamente. Mantiene il corpo attivo senza strafare. Che tipi di esercizi includi nella tua routine? Mi piace un mix di cardio e allenamento della forza. E tu? Preferisco lo yoga e un po' di jogging leggero. Aiuta anche me a rilassarmi. È una combinazione fantastica. Lo yoga è eccellente per la flessibilità e la consapevolezza. Sì, inoltre è un bel modo per rilassarsi dopo una giornata impegnativa. Stabilisci obiettivi specifici per la tua forma fisica. Cerco di mirare ad almeno 30 minuti di esercizio ogni giorno. Questo è un obiettivo solido. La coerenza ripaga davvero nel lungo periodo. Lezione 60. Sonno ed esercizio fisico. Anna, dormire a sufficienza è fondamentale per la salute generale. Ciao Giovanni, assolutamente. Il sonno aiuta il nostro corpo a riprendersi e a funzionare meglio. Esattamente. Anche l'esercizio fisico è così importante, può migliorare la qualità del sonno. Giusto, è come un ciclo. Un buon sonno porta ad allenamenti migliori e viceversa. Che tipo di esercizio pensi che ti aiuti a dormire meglio? Trovo che lo stretching leggero o lo yoga prima di andare a letto mi aiutino davvero a rilassarmi. È un'ottima idea. Preferisco una passeggiata veloce la sera. Camminare è bello, schiarisce la mente e può stancarti quanto basta. Sì, si tratta di trovare ciò che funziona meglio per te. Lezione 61. Un posto per tutti. Ehi Anna, credo che tutti meritino una stanza a tavola. Ciao Giovanni, assolutamente. È importante fornire un rifugio ai senzatetto. Sì, dovremmo prenderci cura anche degli anziani e degli infermi nella nostra comunità. Decisamente. Tutti hanno bisogno di sostegno, soprattutto nei momenti difficili. Si tratta di creare speranza per gli indigenti, giusto? Esattamente. Quando le persone si sentono incluse, la loro vita può cambiare. Quali pensi siano alcuni modi in cui possiamo aiutare? Fare volontariato nei rifugi locali è un ottimo inizio. È un'idea meravigliosa. Anche piccoli atti di gentilezza possono fare la differenza. Sì, donare vestiti o cibo può davvero aiutare chi ne ha bisogno. E anche sensibilizzare su questi temi è fondamentale. Lezione 62. La sfida della democrazia. Buongiorno Anna, la democrazia sembra fantastica in teoria, ma a volte sembra impraticabile. Ciao Giovanni, sono d'accordo. Può essere come cercare di bilanciare troppe opinioni contemporaneamente. Esattamente. L'ideale è che tutti abbiano voce in capitolo, ma la situazione può risultare caotica. Sì, è difficile trovare un terreno comune tra visioni diverse.
A volte ciò porta allo stallo dove non è possibile prendere alcuna decisione. Giusto. Può essere frustrante per le persone che desiderano il progresso. Pensi che ci sia una soluzione per farlo funzionare meglio? Forse concentrarsi sul dialogo e sul compromesso potrebbe aiutare. Questo è un buon punto. Incoraggiare conversazioni aperte è essenziale. Sì, promuove la comprensione e la collaborazione tra diversi gruppi. In definitiva si tratta di lavorare insieme per il bene comune. Lezione 63. Trasporti pubblici. Ehi Anna, sì, nella nostra città ci sono anche tram e filobus. Ciao Giovanni, lo so, ma questi percorsi sono più limitati rispetto agli autobus regolari. Esattamente. Può essere scomodo per le persone che fanno affidamento sui trasporti pubblici. Sì, l'espansione di questi percorsi potrebbe avvantaggiare molti pendolari. Lo sarebbe. Più opzioni significano meno congestione sulle strade. E incoraggia le persone a utilizzare i trasporti pubblici invece delle auto. Giusto? È meglio anche per l'ambiente. Pensi che la città abbia in programma qualche miglioramento? Lo spero. Renderebbe gli spostamenti più facili per tutti. Teniamo d'occhio le notizie locali per gli aggiornamenti. Decisamente. È importante rimanere informati sui cambiamenti dei trasporti. Lezione 64. Promozione del riciclaggio. Buongiorno Anna, promuovere il riciclo è così importante per il nostro pianeta. Ehi John, assolutamente. Aiuta a ridurre gli sprechi e a preservare le risorse. Hai pensato alle tue abitudini di riciclaggio ultimamente? Sì, sto cercando di essere più attento a separare i miei rifiuti. È fantastico. Ogni piccolo sforzo conta per un ambiente più sano. Incoraggio anche i miei amici a partecipare alle iniziative di riciclaggio. È un'idea fantastica. Diffondere la consapevolezza può ispirare gli altri. Sì, si tratta di renderlo uno sforzo comunitario. Hai qualche consiglio per un riciclaggio efficace? Consiglio di controllare le linee guida locali per sapere cosa può essere riciclato. Buon punto. Comprendere le regole può fare una grande differenza.